Salve ragazzi, bentornati sul canale. Oggi parleremo di Hollow Knight Silksong, che come un meteorite si è abbattuto sull'industria dei videogame. Ma sarà riuscito a scalfire quello che è l'immobilismo attuale dei grandi publisher? Parleremo di questo e di tantissime altre cose in questa recensione. Io sono Giovanni e questo è Retro G. Sigla! Metroidvania. Perché sì, Silksong alla fine è un Metroidvania. Ma che cos'è realmente questo tipo di videogioco? Metroidvania è un acronimo che sta per Metroid e Castlevania. Uniti insieme fanno questa parola, che si è usata a volte a guisa, a volte no, per definire questo genere, che negli anni si è, diciamo, tra virgolette, evoluto. Ma a che si rifà questo genere? Due sono i giochi capisaldi di questo genere di gioco. E stiamo parlando di Super Metroid del 1994 e di Castlevania Symphony of the Night per PS1 del 1997. Due capolavori che evolvevano, in un certo senso, il genere action e platforming in qualcosa che negli anni sarebbe stato definito come Metroidvania, ovvero una struttura un po' labirintica in cui noi dobbiamo addentrarci e nella quale alcuni passaggi sono all'inizio preclusi al videogiocatore, perché dobbiamo recuperare all'interno di questa mappa, di solito abbastanza grande, dei power up che servono per sbloccare quella parte di mappa. Grazie a questa invenzione fatta da Nintendo col primo Metroid, diciamo si è evoluto e si è inventato un nuovo genere. Negli anni abbiamo visto tantissimi giochi che hanno scopiazzato alcuni questa formula, altri l'hanno pure evoluta. Posso fare tantissimi esempi di un passato recente. Intanto tutti i successori di Castlevania usciti per Nintendo DS sono degli ottimi Metroidvania, ma anche i titoli di Metroid usciti sempre per la console Nintendo durante gli anni, anche lo stesso Metroid Prime, nonostante la visuale in prima persona, è comunque un Metroidvania. Ma un passato recente ha dato anche lustro a vari titoli come Action Verge o come Stealth and Sanctuary. E la cosa che più mi ha stupito è che in questi titoli ci sono state varie commistioni di generi. Ultimo tra tutti, una specie di mashup tra il genere Metroidvania e il genere Souls-like. Diciamo che Silksong e il suo predecessore Hollow Knight sono il più fulgido esempio di questo mashup. Una specie di Metroidvania unito a un Souls. La cosa triste però è che sono passati più di 30 anni dall'ultimo, secondo me, esponente più grande del genere e non è stato il publisher che ha inventato questo gioco e neanche altri publisher che lo hanno evoluto a far uscire Silksong, ma invece un team formato da 3 persone, un team talentuoso, 3 ragazzi straordinari che tramite una campagna Kickstarter qualche anno fa sono riusciti a tirar fuori un gioco come Hollow Knight che poi si è evoluto con delle patch nel tempo, che è stato, diciamo, il più fulgido esempio di questo genere negli ultimi 10 anni. Perché parlo degli ultimi 10 anni? Perché questo titolo è uscito, diciamo, nel 2017 e prima di arrivare a Silksong ne sono passati di anni. Difatti era quasi diventato un meme questo gioco. Si era passati da un annuncio nel 2019 in cui Hollow Knight Silksong doveva essere soltanto un'espansione di quel capolavoro che fu Hollow Knight. E per tale lo abbiamo aspettato per un po' di anni. Poi però
il Team Cherry si è preso il tempo necessario, e grazie a Dio che l'ha fatto, e ha evoluto questo DLC in un titolo standalone, creando quello che oggi abbiamo tra le mani, ovvero uno dei migliori videogiochi degli ultimi 30 anni. Perché non è soltanto il miglior Metroidvania che io abbia mai giocato, è uno dei migliori giochi che io abbia mai giocato. Ora, se girate per la rete, troverete un sacco di recensioni di Silson, tutte entusiaste perché comunque è un gioco straordinario. E in queste recensioni tutti vi racconteranno come si è strutturato il gameplay, come hanno voluto la formula originale, vi racconteranno la storia di questo gioco. Io no, io voglio parlarvi delle mie sensazioni. Questo gioco l'ho acquistato al Day One, e se seguite un po' la lore di questo canale sapete che al Day One abbiamo provato a comprarlo con Flavio con scarsi risultati, perché purtroppo abbiamo dovuto penare non poco per poterlo acquistare. Perché questo gioco, dopo il grande hype che ha creato, ha pure intasato tutti gli store esistenti sul mercato. Quindi è stato, diciamo, come un fulmine che si è abbattuto sull'industria. Complice anche l'hype che ha creato, complice il fatto che non siano state rilasciate nessun codice per la preview o comunque per i recensori, per i siti grossi, non certo per noi, no? Che siamo un piccolo canale. Quindi tutti l'abbiamo dovuto giocare al Day One, compresi i canali blasonati, e tutti ci siamo dovuti tuffare in questa avventura. E che vi dico subito, ragazzi, non è un'avventura all'acqua di rose. Il gioco è difficile, ma difficile in che senso? Non ha un livello di difficoltà selezionabile. La difficoltà di questo gioco è come un po' come i Souls, fa parte della struttura del gameplay. Se a questo gioco togliamo la difficoltà, snaturiamo quello che è il suo gameplay. Questo gioco, ragazzi, è poesia in movimento. La cosa che mi tocca constatare è che, e già l'ho detto prima, coloro che hanno inventato il genere non sono riusciti negli ultimi 30 anni ad evolvere questa formula in siffatta perfezione. Ed è una cosa triste, è una cosa brutta, perché dà uno scorcio di quello che è l'industria oggi. Ed è una constatazione molto brutta, perché il primo obiettivo dei publisher odierni è lucrare. E qua veniamo a un'altra questione. Questo gioco, che a livello contenutistico fa impallidire qualsivoglia gioco presente adesso sul mercato, viene venduto a 19,99 €. 20 euro. Avrebbero potuto venderlo a 80. Io personalmente, dopo averlo giocato e finito, vi dico che è un gioco che contenutisticamente potrebbe essere venduto a prezzo pieno. E non ha uguali sul mercato. 3 atti enormi, in cui dovete esplorare una mappa immensa, piena di segreti, anfratti, tutto disegnato a mano. È vero, i ragazzi ci sono stati anni a programmare questo gioco, ma questo non snatura la perfezione che hanno raggiunto e la bellezza di questo titolo. Io sono onorato di aver potuto giocare dopo tantissimi anni ed essermi così emozionato di fronte a un prodotto videoludico. Perché, ragazzi, parliamoci chiaro, uno come me che gioca da una vita, ovvero 40 anni, emozionarsi davanti a un titolo è veramente quasi una cosa impossibile. Pensavo di aver visto tutto, pensavo che questo genere si fosse evoluto e avesse raggiunto un acme col primo Hollow Knight, e invece mi sono dovuto ricredere. Questo titolo è riuscito a superarlo e surclassarlo, perché tutto, dalla grafica al sonoro, al gameplay, alla longevità, alla giocabilità, è fatto benissimo. Non c'è una parte di questo gioco che mostra il fianco a criticità evidenti, perché qualcuno potrebbe recriminare a questo gioco il fatto che sia troppo difficile, ma come vi dicevo prima è una parte sostanziale ed importantissima del gameplay, anche perché la protagonista durante il corso dell'avventura si evolve. E la cosa bellissima di questo gioco, e pochissimi giochi come questo riescono a darmi questa sensazione, voi vi evolverete insieme al protagonista.
Perché se è vero che la protagonista del gioco si evolve tramite dei potenziamenti, voi vi evolverete acquisendo delle skill giocando a questo gioco. Vi faccio un esempio. Questo gioco è molto punitivo. Ci sono dei boss che dovrete provare se va bene 10 volte, se vi va male pure 30 volte. E succederà che un boss che vi sembra impossibile appena lo incontrate, dopo 30 volte che lo avrete affrontato, riuscirete a batterlo. Ma non perché vi sarete potenziati, oppure perché il livello della protagonista si evolverà. No, perché vi sarete evoluti voi acquisendo delle skill sul sistema di controllo. Ragazzi, questo non succede con tutti i giochi. È qualcosa di straordinario, soprattutto sui giochi single player. Perché io posso capire i picchiaduri online che tu man mano acquisisci una skill, ma questo è un gioco single player, è qualcosa di bellissimo. Grafica spettacolare, e come vi posso dire, è cupo, ma nonostante questo sembra anche un cartone animato in movimento. Le tematiche trattate comunque sono oscure, ma oniriche. Il gioco è straordinario. Io ovviamente ve lo consiglio, e soprattutto vi consiglio di recuperare prima il primo capitolo, finirlo, addentrarvi in quello che è un Metroidvania magari un po' più semplice di questo, e poi buttarvi su Silksong, che ripeto è uno dei migliori giochi, se non forse il migliore, che ho giocato negli ultimi 30 anni. Il mio voto non può essere che 10, perché non mostra il fianco a nessuna critica questo gioco. Per come la vedo io, è veramente un capolavoro a 360 gradi. Da oggi in poi, tutti coloro che vorranno creare un Metroidvania dovranno confrontarsi con Silksong, e il confronto potrebbe anche distruggerli prima ancora di uscire. Quindi spero vivamente che da oggi in poi qualcosa cambi nell'industria. Se succederà, ne riparleremo sul canale, ma probabilmente rimarrà soltanto una speranza la mia. Va bene ragazzi, con questa recensione è tutto. Io vi consiglio di giocarlo, di scaricarlo il prima possibile e di avere un po' di pazienza, perché il gioco è complesso e va assimilato. Se avrete la pazienza di poterlo studiare e giocare con calma, vi farete un regalo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto lasciateci anche, che è questa nuova funzione che serve a far girare questo piccolo canale su YouTube. Salutateci le vostre suocere e ci rivediamo al prossimo video, che sarà, non lo so, quando sarà. Ciao!